Ciao a tutti, benvenuti su Voce Strumento Interiore. Questo è il video della settimana, la maschera, vocali anteriori e posteriori. Eccoci qua. Vi avevo promesso un video sul lavoro in maschera, ovviamente tutte le immagini riferite a questo tipo di lavoro le trovate sul mio libro Voce Strumento Interiore, che dà anche il nome al canale. Per semplificare, io dividerei in questa didattica le vocali anteriori dalle vocali posteriori. Le vocali anteriori vengono considerate I ed U e le vocali posteriori vengono considerate O, A ed E. Se avete il libro, e molto probabilmente se siete utenti di questo canale ce l'avete, saprete che ogni vocale che viene generata con l'utilizzo dei muscoli della maschera viene indirizzata verso un preciso punto nello spazio. Ora, molti allievi hanno molta più facilità a visualizzare, quindi se noi abbiamo una visualizzazione della direzione del vettore verso il quale noi vogliamo cantare una vocale, in realtà non penseremo direttamente ai muscoli del viso e a cosa essi fanno. Quindi io consiglio la visualizzazione come metodo migliore e più efficace per attivare di conseguenza i muscoli della maschera che indirizzano il suono verso la direzione che voi visualizzate. Se avete il libro saprete che la O è una vocale che ha ripercussioni verso l'alto, verso il lato e verso la zona posteriore. Saprete che la A in realtà invece è un pochino più verticale verso l'alto, quindi effetto un pochino più aureola. Saprete che la E si indirizza un pochino più verso gli angoli della stanza e che la fuoriuscita la immaginiamo dalle tempie e che le vocali anteriori vengono invece dirottate verso l'osso frontale. Io quando ho allievi un po' piccini o per far capire semplicemente di cosa stiamo parlando, in genere faccio diversi esempi. Quindi quando si parla a un adulto magari si può parlare di vettore, si può parlare di freccia puntata verso l'alto per certe vocali, eccetera eccetera. Quando invece abbiamo a che fare con un bambino, vogliamo fare un esempio spiccio e pratico per far capire in che direzione visualizzare queste vocali, in genere io faccio l'esempio di A ed O, effetto cuffie sulle orecchie, effetto aureola, cioè dalla fontanella verso l'alto, e poi in realtà vedremo che in realtà il suono è spaziale, quindi c'è un indirizzare il suono verso l'alto, ma che in realtà ha delle ripercussioni sulle estremità, sul lato e anche alcuni vettori di uscita posteriore. Quando si parla delle E, immaginate le cornine delle lumache, ok? Quindi dalle tempie un suono che va lateralmente verso gli angoli della stanza, dove finisce il muro e incomincia il soffitto, e quando si parla delle U invece unicorno. Se noi vogliamo indirizzare le vocali anteriori, io vi consiglio, come nel video di Giorgia che abbiamo già analizzato in un video precedente, di sommare al lavoro del buccinatore anche il lavoro dell'orbicolare. Quindi non è molto semplice all'inizio, perché in realtà bisogna trovare una certa indipendenza e mantenere sempre questo e poi sommare anche questo. Quindi non è una cosa molto intuitiva, molto facile, ma la didattica che vedremo vi aiuterà ovviamente a fare un po' di esercizio e un po' di pratica. Un altro esempio che faccio a volte per far capire che il suono si sposta da dietro ad avanti, dalla profondità alla punta, alla maschera, alla parte del registro di testa, fondamentalmente è quello di farvi immaginare il dondolo col cavallino che avevate da bambini. Quindi cosa accade? Che se io il dondolo va verso l'avanti, quindi punta si alza posteriormente. A, E, I, O, U. E mentre cantiamo ci aiuta anche molto fare gesti con le mani. In questo di nuovo siamo uguali agli attori. L'attore recita una parte e per recitarla meglio e in maniera più efficace gesticola. Abbiamo visto questa cosa nel video inerente allo speech. Quindi io vi consiglio, mentre cantate, di immaginare questo lavoro. C'è un motivo acustico in realtà, perché se io facessi A, E, I, sentite che questa I rischiamo di nasalizzarla o di intubarla, O, la U ancora peggio. Quindi se noi sulle I e sulle U non adottiamo un metodo compensativo attivando il buccinatore, avremmo delle vocali intubate o peggio ancora dirottate nel naso. Quindi se io non muovo il labbro avrò A, E, I, O, U, e la U ancora più della I è brutta. Se io aggiungo il buccinatore, il risultato acustico è decisamente migliore. Quindi A, E, I, O, U. E questa U è molto più definita e molto più pulita, quindi con la regola dell'omogeneità del timbro riusciamo ad avere una fonazione chiara e precisa su tutte le vocali. Ma adesso vediamo insieme la didattica. Le vocali anteriori sono I ed U e le vocali posteriori sono A, E ed O.
Per cui in realtà io farò la didattica una volta sola, quindi con la I e la A, ma poi questa didattica può essere ripetuta tranquillamente con la U e la A, poi di seguito con la I e la E, poi con la U e con la E, poi con la I e con la O e la U e la O. Quindi io ve la farò vedere soltanto con IA, ma in ogni caso può essere una sola didattica moltiplicato 6 per 6 volte. Ricordiamo sulle vocali posteriori, cioè E, A ed O, I, buccinatore, quindi il sorriso, e ricordiamo sulle vocali anteriori di aggiungere I, l'orbicolare. Quindi l'esecuzione corretta è A, di, 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 A, dia, 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 dia. A questi registri vi ricordo che se noi sommiamo poi il sob, il quack e il cry di cui parliamo nel libro, possiamo avere la colorazione, quindi i colori, perché chiaramente se io faccio una I e poi ci metto il sob, avrò una I calda, scura, arricchita di frequenze basse. La stessa cosa vale per tutte le altre vocali. A, quindi poi l'utilizzo dei registri di cui parliamo nel libro, cioè il sob, il quack e il cry, servono fondamentalmente al colore. Per oggi è tutto, vi ringrazio di essere stati con me per questa breve didattica sulla maschera e sulle principali vocali in maschera e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, ciao, iscrivetevi.